Buongiorno ragazzi, io sono Wendy e oggi inizio il video preparando una delle mie colazioni preferite per me e mia sorella. Sto preparando delle uova con pomodorini e cipolla, ma ho deciso di aggiungere anche un po' di verdure al vapore che sono rimaste dalla cena di ieri. Condisco tutto con un po' di sale, aglio in polvere e una spolverata di pepe, così viene tutto più gustoso. È una colazione sana e semplice, perfetta per iniziare bene la giornata e portare a voi un nuovo video, ricco di motivazione per le pulizie prima delle feste e un po' di compagnia. Nel video di oggi voglio fare un po' di pulizia in cucina. Il mio obiettivo principale è lasciare il fornello ben pulito e in ordine. Spero che mi accompagnate fino alla fine, perché vi darò anche qualche idea semplice e veloce per preparare un pranzo gustoso, senza troppo stress. Vi mostrerò passo passo come pulire senza fatica e come organizzare qualcosa di buono anche in poco tempo. Finito di mangiare, raccolgo tutto dal tavolo e, come sempre, pulisco. Questa volta metterò tutto nella lavastoviglie. Ieri sera non si era riempita abbastanza, quindi l'ho lasciata così per avviarla questa mattina. Da quando ho la lavastoviglie mi piace usarla il più possibile. Per farlo cerco di riempirla bene mettendo dentro i piatti, i bicchieri e posate che posso. Mi assicuro di pulirla regolarmente, facendo un ciclo di manutenzione per mantenerla sempre in ottima forma e assicurarmi che lavi bene ogni volta. È comodo e mi aiuta a semplificare le faccende di casa. Voglio, come vi dicevo prima, pulire i fornelli. Questi sono in ghisa e i fuochi li lavo sempre con le pagliette saponate. Le griglie e le altre parti le pulisco con delle spugne abrasive, sgrassatore e sapone per i piatti. Per ora questa è la soluzione più semplice e pratica che ho trovato per fare questo lavoro. Quindi continuo a usare questi metodi anche questa volta.
in modo da avere una cucina pulita pronta per Natale e le feste di fine anno. Questo sgrassatore che sto usando ormai sta finendo, è dell'Eurospin e anche se non lo trovo così efficace come altri che ho provato, visto che già c'era, ho deciso di continuare a usarlo. Risciacquo tutto per riporre i fuochi e le griglie al loro posto. Comunque, sono contenta di questa cucina e anche no. Vi dico subito che da quando sono arrivata in Italia non mi piacciono molto le cucine bolognesi, per il fatto che siano angoli cottura chiusi. Ero abituata a spazi più grandi, più aperti, e qui non riesco ancora a farmi completamente all'idea di questa piccola cucina tutta chiusa. Almeno sono riuscita a trovare il bello in questa cucina. Mi piace il fatto che ci siano tanti pensili a disposizione, che funzionano come dispensa, così ho tutto a portata di mano e riesco a conservare anche gli elettrodomestici che non uso tutti i giorni, mantenendo tutto organizzato. È stato importante riuscire a trovare il lato positivo e sfruttare al meglio questo che ho a disposizione. Anche qui sul piano di lavoro voglio pulire con lo sgrassatore. Toglierò tutto, il microonde, la caffettiera che uso più spesso per l'acqua, come dice sempre mia mamma. Qui il caffè lo fa di più mio marito. E anche la pentola per il riso, che utilizzo sia per cuocere il riso che per le verdure al vapore. Avrei voluto più spazio per avere tutto a portata di mano, ma penso che essendo piccola, nella mia cucina sono riuscita a organizzarmi in modo pratico e funzionale. Ho trovato soluzioni per sfruttare ogni angolo, rendendo la mia cucina un posto, non dico accogliente, ma sì funzionale. Rimetto tutto al suo posto per pulire il pavimento con la mia lavapavimento.
Il fornetto è l'unico elettrodomestico che tengo fuori da qui. Lo conservo nella madia e per usarlo devo togliere la pentola del riso. Oggi lo voglio usare per preparare il nostro pranzo, mio e di mia sorella. Dall'Eurospin ho preso questo rotolo di base per focaccia che userò per condirlo con ingredienti semplici. La preparazione sarà molto facile. Ho diviso la pasta in due parti. Una la farò con del ragù alla salsiccia e mozzarella. L'altra invece sarà più semplice, con solo olio di oliva e sale. Voglio approfittare per chiedervi se trovate questo video piacevole e se vi va di lasciare un like e un cuoricino nei commenti. Così saprò che il contenuto vi piace e vi fa compagnia. Vi invito anche a seguirci sul nostro canale WhatsApp, così potrete ricevere aggiornamenti in anteprima su quello che succede anche fuori dai video. Grazie di cuore a tutti voi per aver sempre deciso di guardare e sostenere il nostro lavoro. Guardate com'è venuta bene e ben saporita, vi posso assicurare. Mentre mangiamo questa, nel frattempo si sta cucinando l'altra parte della focaccia. E questo è tutto per il video di oggi. Spero vi sia piaciuto. Vi invito a dare un'occhiata agli altri video sul canale. Vi mando un forte abbraccio a tutti e ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!